Aston Martin DBX 707. Il marchio Aston Martin introduce nel 2022 la 707 come versione estrema del DBX, in parte sostituendola nel tempo al 550 cavalli, una vettura più aggressiva ed estetica, ma soprattutto con cambiamenti profondi, con il suo motore l'M177 completamente modificato nelle turbine e nella gestione per arrivare appunto a 707 cavalli e renderlo il SUV più veloce al mondo con 310 km/h. Vettura provata anche da noi in pista, ottenendo tempi significativi, davvero importanti anche rispetto alle concorrenti dirette Lamborghini e Urus, grazie anche alla sua coppia poderosa 900 Nm e al suo cambio sostituito rispetto allo ZF del 550 cavalli con l'Engage Speed Shift a 9 rapporti, quindi un cambio che sostituisce un convertitore di coppia con una frizione multidisco multi-clutch per renderla cambiata ancora più pistaiola, ancora più aggressiva. Nel tempo però Aston Martin modifica questa vettura con l'ultima versione del Model Year 2025, un'ottima notizia, o qua una 2023 e poi una Model Year 2025, esteticamente sono praticamente uguali, questo è fondamentale per preservare il valore nel tempo di una linea che era già di per sé bellissima. L'unica variazione estetica ve la faccio vedere. Gli specchietti in particolare senza cornice, li abbiamo già visti a partire dal DB12 a differenza appunto della versione precedente. Modifiche sostanziali invece all'assetto, manteniamo gli ottimi ammortizzatori a tripla camera d'aria, sulla versione precedente erano forse un po' morbidi, seppur efficacissimi, e il tempo in pista lo ha dimostrato. Oggi nella versione 2025 sono state irrigidite con attenzione comunque al comfort, le molle ad aria del tripla camera d'aria e ammortizzatori elettronici per migliorare ancora di più la sensazione di guida, e la proveremo. Le modifiche di forma sono però nell'abitacolo, quelle più importanti, quelle che potete vedere dal vivo. Sul nuovo DBX Model Year 2025 Aston Martin introduce una modifica degli interni non sostanziale ma rilevante, introducendo la possibilità di avere colori di pelle differenti, anche materiali, e soprattutto il nuovo infotainment che avete già visto nel DB12, decisamente più efficace, completamente sviluppato da Aston Martin e con uno schermo più grande. Questa è la modifica più importante e più visiva tra il Model Year 2022-23 e il Model Year 2025. Sicuramente la modifica che notano tutti riguarda il design degli interni e l'infotainment, ma quella che a me più interessa è il comportamento dinamico che era già eccellente nel Model Year 2022-2023. Prima di provare in pista abbiamo a disposizione la vettura di Lance Stroll, pensate proprio il suo DBX 707. Vi faccio sentire gli scarichi, sì, perché il Model Year 25 dovrebbe avere anche una leggera modifica al sound degli scarichi, proviamo a sentirlo. Sul Model Year 22-23 il pulsante di accensione è ancora sulla parte alta del cruscotto. Il pulsante del Model Year 25 nella console centrale integrato col cambio. DBX 707 Model Year 25, la prova dello lap. Ricordiamoci cosa sono state modificate. Modificata la control unit che regola tutta l'elettronica, modificata la sospensione a tripla camera d'aria, in particolare la molla d'aria rigidita, ammortizzatori reattivi, anti-roll bar, anche qua più reattive, sterzo più diretto. Si sente, sì, prime curve già la risposta, me ne ero accorto in strada, si sente. Vediamo anche se è più efficace. La vettura era già bella, oggi è un feeling più pistaiolo pur, mantenendo una rigidezza importante. Non si segnalano modifiche al differenziale posteriore a controllo elettronico autobloccante. Io qualche dubbio ce l'ho, perché la macchina dietro va via molto di più divertente. Non so se guadagniamo in efficacia, ma sicuramente è molto più divertente. Pazzesco immaginare un SUV con queste caratteristiche. Tengo la seconda nei tornantini, tanto l'M177 Engage è veramente un mostro di motore, specie con queste modifiche. Vettura iperreattiva, entra in curva ancora meglio. Già l'altra che ho provato poc'anzi io era eccezionale, ma qui è un feeling molto più pistaiolo, sterzo più diretto, differenziale dietro che muove leggermente di più e aiuta a chiudere la curva, e ammortizzatori che non sembrano a tripla camera d'aria, il che, vediamo il tempo, è un pro
visto che il feeling degli ammortizzatori a olio per me è sempre migliore. Invece qui siamo molto vicini, quindi sembra che le tarature, il motore è sempre stellare, cambio anche, oltretutto entro le marce in scalata, che è una meraviglia. Qui sembra che la vettura sia ancora più leggera, nonostante non disponga di asse sterzante al posteriore, ma solo di anti-roll bar. Quindi sono convinto che abbiamo ancora animato qualcosina in una vettura già perfetta. Non cambia radicalmente, ma è molto migliorata. Wow, che numeri! Ricordavo una vettura che muoveva dietro, ma questa, ragazzi, che numeri! Io non so se la taratura del differenziale autobloccante dietro l'hanno fatto per Lastrolo o per il motoriere 25, perché questa è la sua, ma ragazzi, questo è uno spettacolo. Vediamo nello stretto come si comporta. Impressionante come esce dalle curve veloce e di traverso. Quindi sì, la vettura è un po' più sporcacciona, lo vediamo anche qua. Wow, se voglio una guida sporca, la vettura è estremamente efficace. Sembra una drift car dello su. Wow, che spettacolo. Sì, sicuramente hanno lavorato anche sul software del taratura del differenziale autobloccante. Comunque è impressionante la leggerezza nel movimento di un SUV di queste dimensioni, di questa stazza. Ormai con le sospensioni fanno delle meraviglie, e questo si conferma essere, secondo me, una delle migliori vetture al mondo, perché è veloce quasi come una sportiva. I tempi in pista non sono differenti da vetture sportive basse con almeno più di 550 cavalli, ma la capacità di utilizzare la vettura come un SUV, caricando con 600 rotti litri di bagagliaio 2 passeggini come faccio io.